La gestione errori. La gestione errori ti consente di andare a intercettare delle situazioni particolari che a Visual Basic darebbero fastidio, creerebbero proprio un errore e interromperebbero l'esecuzione del codice. Quello che tu puoi fare è andare a lavorare con delle forme particolari nel codice per intercettare queste cose e far fare delle cose diverse dal fermare su tutto. Vediamo subito come poter intervenire. Per parlare della gestione errori, dividiamo una torta. La domanda a cui cerchiamo di rispondere è: qual è la percentuale di torta che spetta a ciascuno di noi se la dividiamo in parti uguali? Adesso siamo in 5, se ne va uno restiamo in 4, se ne va un altro rimaniamo in 3. Cosa succede? Per dare risposta a questa domanda possiamo fare del codice Visual Basic con un ciclo che va a diminuire il numero di persone presenti. E vediamo che cosa succede però. Il codice che vedi che cosa fa? È un ciclo for che dice che da i uguale 5 fino a 0 con lo step meno 1, quindi farà 5, 4, 3, quindi diminuirà il numero di persone presenti alla festa e ci manderà un message box dicendo che la percentuale di torta che va a ciascuno dei partecipanti, se ci sono questo numero di persone, è, e poi boom, vabbè, il conto della percentuale e va bene. Cosa succede se andiamo a eseguire questo codice? Andiamo pure, facciamo Alt F8 tanto per prendere pratica con le scorciatoie da tastiera e eseguiamo. La percentuale di torta che va a ciascuno, se ci sono 5 persone, è il 20%, e fin qui d'accordo. Se siamo in 4, 25%, in 3, 33,3%, 3 periodico per cento, se siamo in 2, 50%, chiaramente se sono solo io me la mangio tutta, ops, divisione per 0. Quindi già VBA ci dice qual è l'errore che si è verificato, la divisione per 0. Andiamo in debug, come sappiamo fare, e vediamo la riga che ci dà questo problema. Ed effettivamente in questo punto, se andiamo a visualizzare il valore di i, vale 0. Divisione per 0 non è un'operazione ammissibile, quindi si genera questo errore. Come possiamo, a parte chiaramente farlo arrivare fino a 1 e non fino a 0, che chiaramente taglia la testa al toro, no? Ma potrebbero esserci situazioni in cui può arrivare uno 0. E cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare questa forma, un error resume next, per fare quello che è lo struzzismo. Lo struzzismo, cioè nascondere la testa sotto la sabbia. Cosa vuol dire? Che se noi andiamo a eseguire quella macro, ci darà 20, 25, 33, 50, 100 e non genererà l'errore. Quindi non vediamo che si è verificato un problema nel codice. Struzzismo perché? Perché se noi usiamo solo un error resume next, cosa succede? Che se aggiungiamo un'altra istruzione sotto, che è, la generiamo apposta, b uguale con un errore, b uguale 20 diviso 0, cosa succede? Che andando a eseguire il codice, 20, 25, eccetera, eccetera, 50, 100%, non ci genera nessun errore neanche per la nuova riga. Cosa vuol dire? Che se dopo questo blocco for i next t scriviamo altro codice, a un certo punto c'è un qualche altro errore, quell'altro errore noi non ci accorgiamo neanche che c'è. Per questo è importante ricordarsi sempre che se facciamo un error resume next per intercettare un errore in un certo frammento di codice, quando superiamo quel codice dobbiamo mettere un error go to 0. Questo cosa fa? Ripristina la normale gestione degli errori e quindi andando a eseguire questa macro avremo 20, 25, eccetera, eccetera, 50, 100%, poi c'è un error go to 0 e eccolo qua, ci intercetta la divisione per 0 di questa nuova riga. Quindi ricordarsi sempre un error resume next, ma sotto un error go to 0 per ripristinare la gestione degli errori, quindi la comunicazione se c'è qualche problema. Non sempre la gestione degli errori vuol dire saltare l'errore e andare avanti con le righe che seguono subito dopo, perché potremmo anche decidere di creare del codice specifico per quel caso che genererebbe da solo un errore.
In questo caso qui, anziché usare resume next, usiamo il goto e utilizziamo un'etichetta nella parte del codice dove vogliamo spostarci. Il goto non è che sia una cosa particolarmente amata da chi fa programmazione, perché saltare di qua e di là un po' a caso non è mai una bella cosa. Nel caso della gestione degli errori però è il metodo standard che viene utilizzato. Ecco, io ho già modificato il codice per farti vedere che cosa vuol dire on error go to una certa etichetta. Qui ho scritto error handler, ma puoi mettere quello che preferisci. In questo caso ho cambiato un attimino la situazione. C'è un input box che chiede all'utente quante sono le persone presenti e lui digiterà un numero. Viene fatta la divisione come prima e viene dato il messaggio qual è la percentuale di torta che spetta a ciascuno e poi viene detto buon appetito. Questa è la cosa normale. Se l'utente vuole fare il furbo e passarci 0, perché ha capito che dividiamo per il numero che gli passiamo, noi cerchiamo di gestire l'errore e nel caso in cui ci viene passato lo 0, quindi nel caso in cui si genera un errore, andiamo direttamente a questo codice dell'error handler e diciamo che forse la torta si è mangiata tutte le persone. Andando a vedere l'esecuzione, quante persone ci sono? 5, 20% a testa, buon appetito. E questo è il flusso normale che noi vogliamo che venga eseguito se ci viene passato un numero decente. 2 persone, 50%, buon appetito. Ma se ci viene passato lo 0 come numero di persone, noi vogliamo che venga fatta qualcosa di diverso e appunto con quel goto diciamo saltiamo tutto quel pezzo di codice che dava errore, andiamo sotto, facciamo forse la torta si è mangiata tutte le persone e ci chiude la macro. Una cosa importantissima, prima di questa etichetta error handler o quello che sceglierai, insomma, bisogna mettere exit sub, perché altrimenti questa parte di codice finale verrà eseguita in ogni caso. Se la cancelliamo questa riga ed eseguiamo la macro, quante persone ci sono? 5, 20%, buon appetito, forse la torta si è mangiata tutte le persone. No, non c'entra niente. Quindi proprio con quell'exit sub subito prima dell'etichetta di gestione errore evitiamo di eseguire comunque quel pezzettino là sotto che va eseguito solo nel caso in cui ci sia l'errore. La gestione errori è una cosa diversa dal debug, come hai potuto vedere, e ti aiuta a scrivere del codice che possa funzionare senza interruzione comunque anche in condizioni un po' particolari. Quindi è una cosa da tenere molto cara nella cassetta degli attrezzi che stai costruendo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!